Passiamo ore a calibrare le nostre stampanti 3D per ottenere il dettaglio perfetto. E poi arriva il momento della verniciatura. Spesso ci scontriamo con costi proibitivi dei flaconcini da modellismo o con la lentezza infinita dell'aerografo per poter dipingere i pezzi più grandi. E se la soluzione fosse letteralmente dietro l'angolo, magari proprio nel ferramenta dietro l'angolo, oggi metteremo alla prova le vernici spray acriliche che si possono trovare appunto dal ferramenta in queste grandi catene di ferramenta che abbiamo un po' tutti quanti vicino casa. Saranno un risparmio reale o rischiamo di rovinare tutto quanto? Restate con me perché i risultati del test potrebbero farvi cambiare il modo di approcciare i vostri prossimi progetti. E non è tutto, alla fine vi mostrerò una prova su una miniatura che ho stampato in 3D. Cominciamo! Oggi affrontiamo un tema che divide spesso la community, la verniciatura con spray acrilici generici. In particolare cercheremo di capire se è possibile velocizzare il nostro workflow, soprattutto quello relativo alla pittura delle nostre stampe 3D, utilizzando prodotti più pratici ed economici rispetto alle classiche vernici da modellismo a pennello o aerografo. Il vantaggio principale è ovvio, la velocità. Infatti, utilizzando le vernici a spray, in pochi secondi copriamo superfici molto ampie che richiederebbero sessioni lunghe e tediose, sia dandole a pennello ma anche dandole con l'aerografo stesso. Ma c'è un altro aspetto importante che mi preme sottolineare, anche l'efficienza economica. Parliamo di bombolette da 400 ml che spesso costano qualche manciata di euro, magari 3 o 4 euro soltanto, contro i flaconcini da modellismo da 17 ml che costano praticamente la stessa cifra, se non di più. Certo, dobbiamo essere onesti, lo spray ha molto overspray, ovvero molta vernice che si disperde nell'aria e non finisce sul modello rispetto alle vernici da modellismo. Quindi il rapporto non è matematicamente 400 a 17, ma comunque il risparmio resta comunque imponente. Per questo test ho scelto la linea Hobbicolor della Saratoga, delle vernici acriliche che si trovano facilmente nelle grandi catene come Leroy Merlin o Brico Center. Ho preso diverse bombolette come vedete, in questo test voglio provarle un po' tutte quante. Quindi partiamo subito. Ed ecco, quindi vi faccio vedere i colori che testeremo appunto oggi in questo video. Sono appunto i colori Happy Color della Saratoga. Vedete, smalto spray acrilico. La bomboletta è da 400 ml, sono tutte bombolette da 400 ml, tutte spray, e i colori sono di tantissimi tipi. Adesso vedremo, io ho preso due colori varianti di rosso, appunto il rosso segnale RAL 3001 e il rosso RAL 3000. Questo appunto dovrebbe essere leggermente più scuro, ma appunto in fase di test vedremo se sarà effettivamente così. Mettiamole da parte e vediamo, c'è il trasparente lucido, questo non lo testeremo perché sarebbe appunto un trasparente, quindi un protettivo da dare in un secondo momento. C'è il giallo zinco, che è un colore, qui forse nel video non si capisce, però qui nel video sembra un po' più chiaro. In realtà questo disco giallo, la preview diciamo del colore sembra più scuro. Comunque sembra un bel colore, l'ho preso appunto perché ho voluto testarlo. Poi c'è il primer trasparente, anche questo non lo testeremo perché utilizzeremo dei primer classici da modellismo. Comunque vediamo, è un primer per materie plastiche. Poi due blu, il blu genziana, questo è un blu opaco, RAL 5010, appunto sempre come al solito uno smalto spray acrilico, mentre questo blu oriente, come vedete, ha un colore leggermente perlato, e infatti appunto smalto spray perlato. Vedremo appunto quale sarà il risultato sui nostri test, però sembra appunto molto molto interessante, molto bello. Una tonalità simile a quella precedente, un po' più chiara, ovviamente risentirà sicuramente della luce, della prospettiva in cui appunto colpisce la luce. Poi il verde bosco, un verde scuro, questo l'ho preso in realtà pensando più al mio modello di jig, le cui gambe le ho purtroppo toppate completamente. Voglio vedere se questo verde può essere un verde più scuro rispetto appunto a quello delle gambe del mio jig, se può essere una valida alternativa. Appunto verde bosco RAL 6002. E infine appunto il bianco lucido extra 002, vediamo che tonalità avrà, e il nero lucido RAL 9005.
sono appunto questi i colori che ci accingiamo a testare, e restate con me perché partiamo immediatamente con appunto il test. E diciamo subito, utilizzeremo due cucchiaini, classici cucchiaini, a cui ho spruzzato un bianco opaco primer e un primer nero sempre opaco. Più utilizzeremo questi pezzi di resina a cui ho spruzzato in una metà il primer bianco e in un'altra metà il primer nero, per fare proprio come tester la prova se spruzzando appunto il colore si veda chiaramente se risente il colore del primer sottostante, nero e bianco. Vediamo appunto, quindi queste saranno le prove, doppio cucchiaino e poi dei pezzi, appunto questi sono pezzi di resina diciamo utilizzata, questi sono dei supporti oppure dei pezzi di modelli non riusciti correttamente. Partiamo subito con il bianco lucido extra. Sono molto curioso di vedere come sarà la finitura finale, perché comunque il bianco, come anche il giallo, sono dei colori molto molto delicati, molto molto difficili da applicare. Voglio innanzitutto capire se appunto adesso agitiamo la bomboletta e spruzziamo. Purtroppo non c'è l'audio, vediamo, do qualche colpo veloce di colore e faccio la stessa cosa anche con il nero. Do soltanto una mano, l'obiettivo per ora è dare una sola mano dei vari colori e vederne poi il risultato. Andiamo avanti, prendiamo direttamente il pezzo di modello con il primer bianco e proviamo a dare appunto qualche spruzzata veloce ad ogni lato di questo pezzo, che è sostanzialmente l'avambraccio di un robottone che ho stampato recentemente. Mettiamo da parte e passiamo alla prossima prova. Ora passiamo al nero lucido. Prendiamo il solito cucchiaino, partiamo col cucchiaino con il primer nero e stendiamo appunto qualche spruzzata di questo nero lucido della Saratoga Hobby Paint. Lo mettiamo da parte in attesa che si asciughi e passiamo anche al cucchiaino con il primer bianco. Ok, ora passiamo invece al pezzo di resina con il tester, diciamo con il primer bianco e nero contemporaneamente, e vediamo cosa succederà. Adesso con queste poche spruzzate l'impressione è che il nero sia completamente coprente, quindi non si vede il primer sottostante. Mettiamo da parte e lo lasciamo asciugare. Passiamo ora al verde bosco, prendiamo il cucchiaino col primer bianco, solito, e andiamo di spruzzate di verde. Il verde è un bel verde, vedete pochissime spruzzate, sto cercando di non spruzzare troppo per evitare che si depositi troppa vernice, e anche, quindi anche il nero, il primer nero è fatto. Mettiamo da parte in attesa che si asciughi tutto e passiamo quindi al pezzo di resina bianca e nera, con il primer bianco e nero, passiamo alle spruzzate di verde e anche qui l'impressione è che il verde sia totalmente coprente. Lo facciamo asciugare e come potete vedere qui già è totalmente coprente, non so se riuscite a vederlo, il primer nero è qui, mentre di qua PRW è il primer bianco. E se vedete, appunto, non so se riuscite a vedere col riflesso, ma è totalmente coprente. Ok, ora passiamo al giallo zinco, colore RAL come abbiamo visto 10-18, e procediamo con l'applicazione sul cucchiaino con il primer nero. Ok, questo è il risultato. Sta colando un pochino, forse si vede. Passiamo al cucchiaino con il primer bianco, eccolo.
La finitura qui mi sembra un po' meglio. E ora prendiamo un pezzo di resina, adesso ne avevo una un po' più piccola, quindi l'ho colorata completamente di nero. E quest'altro pezzo, venuto male, di completamente bianco, spruzziamo e vediamo un pochino cosa succede. Mettiamo a posto e procediamo avanti. Adesso tocca al rosso RAL 3000, prendiamo il cucchiaino, come al solito cominciamo con il bianco, il colore si spande molto bene, veramente un bel tono di rosso, mi piace molto, lucente, vediamo come sarà una volta asciutto. Prendiamo il cucchiaino con il primer nero e procediamo anche qui. Ecco anche un altro paio di spruzzate. Anche qui l'effetto non mi sembra male. Proviamo adesso il pezzo di resina con i due primer affiancati. E qua si vede già adesso che l'effetto non è totalmente coprente, però aspettiamo che si asciughi il tutto. Vediamo già qui il primer bianco e il primer nero, c'è un effetto leggermente differente della tonalità di rosso. Ok, ora è il momento del rosso segnale RAL 3001. Prendiamo il cucchiaino nero e spruzziamo il rosso, appunto. Qui mi sembra che il colore sia meno efficace. L'effetto sembra sempre molto lucido, ma bisogna vedere un attimino quando si asciugherà. Passiamo al cucchiaino bianco. Anche qui il rosso è sempre molto, molto intenso, molto bello. Mettiamolo da parte e procediamo a colorare l'oggetto di resina bicolore con il doppio primer bianco e nero. Vediamo che succederà. Qui è ancora più evidente il discorso che facevo prima sul fatto che la tonalità di rosso cambia drasticamente rispetto al primer sottostante. Qui si vede ancora più chiaramente rispetto a prima. Poggiamolo e aspettiamo che il tutto si asciughi e intanto andiamo avanti con gli altri colori restanti. Ora è il momento di blu genziana RAL 5010. Questo è un blu opaco, anche se poi alla fine questi colori sembrano tutti quanti avere un effetto piuttosto lucido, comunque è molto interessante, a me piacciono, ma si differenzia da quell'altro che invece è perlato, che vedremo a momenti. Cominciamo con il cucchiaino con il primer nero. Ecco, potete vedere il colore. Il colore è molto bello, si spande immediatamente come tutti gli altri che abbiamo visto. Lo posiamo e passiamo all'altro cucchiaino, quello con il primer bianco. Anche qui il colore si spande molto facilmente, anche qui la tonalità è molto bella. Vediamo se ci saranno delle differenze di tonalità a seconda del primer sottostante. Quindi prendiamo il classico pezzo di resina. Sembra non aver patito nessun tipo di differenza a seconda del tipo di primer sottostante, però vediamo, appunto, vedremo dopo quando sarà tutto quanto asciutto. Ok, passiamo all'ultimo colore e quindi eccoci al blu oriente, che come vi dicevo è un blu perlato, appunto come c'è scritto sulla bomboletta. La bomboletta è leggermente diversa, appunto ha questa colorazione differente rispetto alle altre e c'è scritto appunto che è un appunto smalto spray perlato. Procediamo quindi con il tester, il primo cucchiaino con il primer bianco.
Ed ecco, già si vede, potete vedere già la differenza rispetto a quello di prima, qua si vede già subito l'effetto perlato molto anche piuttosto riflettente. Passiamo all'altro cucchiaino, quello con il primer nero. Qui l'effetto sembra effettivamente di un blu molto più spento, molto più scuro, ma anche lo stesso molto interessante come tonalità, come potete vedere. Aspettiamo che tutto si asciughi e passiamo quindi all'ultimo pezzo, quello di resina bianca e nera, per metterli a confronto diretto. Qui sembra abbastanza coprente, forse leggermente si vede la differenza tra il bianco e il nero, ma aspettiamo anche qui che tutto si asciughi. Allora, dopo aver applicato le vernici sui vari pezzi, sulle varie parti di prova, vediamo un po' il risultato. Abbiamo fatto asciugare i vari colori e adesso li vedremo due a due. Adesso è il turno quindi dei primi due colori, il bianco lucido e il nero lucido, e quindi possiamo cominciare a vedere il risultato, cominciando dal bianco, dell'applicazione appunto sui due cucchiaini, il cucchiaino con il primer bianco e il cucchiaino col primer nero. Come potete vedere non si riesce a distinguere una qualche differenza, segno che appunto il bianco è totalmente coprente. Questo è il primer con il primer bianco, il cucchiaino col primer bianco, mentre questo a destra, il PRB, è il cucchiaino col primer nero. Sono totalmente uguali e sono stati ottenuti spruzzando un'unica mano di vernice. Come potete vedere è piuttosto lucido, potete vedere questi tondi bianchi al centro del cucchiaino che sono la luce del mio studio. Ottimo risultato. Prendiamo adesso i cucchiaini con la vernice nera. Ecco, questo è il primer black e invece a destra il primer white, il primer bianco. Il risultato anche qui è essenzialmente identico, quindi non c'è assolutamente differenza tra l'applicazione della vernice su un primer di colore diverso, e quindi è segno che questa vernice è totalmente coprente, anche in questo caso ottenuta con un'unica mano di vernice. Ok, dopo i cucchiaini vediamo il risultato sull'applicazione del tester in resina con il doppio primer. Come potete vedere anche qui si conferma quello che dicevamo con i cucchiaini, cioè il nero è totalmente coprente, non possiamo vedere che non c'è nessun tipo di differenza tra il primer black che vediamo qui, io l'ho segnato perché sennò si poteva perdere l'informazione, quindi a sinistra il primer nero e a destra il primer bianco. Non c'è appunto, ripeto, nessun tipo di differenza di tonalità della vernice. E infatti poi possiamo vedere anche una bella finitura appunto piuttosto lucida. Per quanto riguarda invece il bianco, questo è un pezzo stampato in resina in cui ho utilizzato soltanto il primer di colore bianco come fondo, e anche qui il risultato è piuttosto buono. Ovviamente questo pezzo non è stato carteggiato, quindi è un pochino irregolare nelle sue parti che dovrebbero essere lisce. Questo dovrebbe essere un pezzo di un modellino di un robot, ma possiamo vedere che comunque il risultato, anche questo, è molto buono, sempre ottenuto con un'unica mano di vernice. Passiamo quindi a un'altra coppia di colori, il giallo e il verde. Allora, partiamo dal verde e possiamo vedere che la tonalità ottenuta nei due cucchiaini, lasciando stare questa piccola imperfezione che è perché ho maneggiato sbadatamente il cucchiaino e quindi l'ho toccato con il dito, quindi mi si è rovinato quando la vernice era ancora fresca, però già si vede, qui si può vedere, si può utilizzare questa imperfezione per capire come lo strato di vernice sia effettivamente piuttosto spesso. Il risultato invece dell'applicazione della vernice su un primer bianco rispetto a uno nero sostanzialmente non produce nessun tipo di differenza, quindi questa vernice, il verde boscoral 6002, è, possiamo dire, totalmente coprente. Anche una bella tonalità, e anche questa, nonostante non ci fosse scritto, è una tonalità, è un colore piuttosto lucido. Anche il tester
in resina con il primer, adesso qui lo vediamo, nero e il primer bianco qui sulla destra segnato, se andiamo a girare il risultato è indistinguibile, quindi la vernice verde è totalmente coprente. Un risultato interessante. Un po' diversi invece i risultati per quanto riguarda il giallo Zinc Oral 1018. Infatti qua già si può vedere la differenza con un'unica passata di mano. Appunto nella mano sinistra ho il primer bianco, nella mano destra il primer nero, ma già si può vedere appunto sia la sbavatura, probabilmente perché mi sono avvicinato eccessivamente al cucchiaino, però un risultato piuttosto coprente, anche, devo dire, anche un bel colore, una bella tonalità di giallo. Differente invece il risultato sul fondo nero, perché appunto il fondo nero comunque risulta visibile, quindi come potete vedere qui nella parte bassa soprattutto si vede, è distinguibile chiaramente appunto il suo fondo nero, cosa che non mi piace molto. Quindi sicuramente per coprire correttamente ci vorrebbero due mani, ma io sinceramente non ci proverei perché appunto già il colore è piuttosto spesso, con due mani rischiamo veramente di esagerare. Qui ci sono i due tester, nella mano destra ho il tester con il primer nero, nella mano sinistra ho il tester con il primer bianco. Qui il risultato è venuto molto meglio, probabilmente quindi ho ecceduto, diciamo, nella distanza, quindi sono stato troppo vicino al cucchiaino col primer nero, e qui i risultati, diciamo, sono molto migliori. La finitura e anche la copertura, il livello di copertura è molto buono. Come potete vedere anche questo giallo è piuttosto lucido, e il risultato devo dire che è assolutamente di buona qualità. Ok, passiamo invece ai due rossi che abbiamo usato. A sinistra abbiamo il rosso segnale RAL 3001, mentre a destra il rosso standard, diciamo rosso RAL 3000. Prendiamo i due cucchiaini, già possiamo vedere qui abbiamo il primer bianco e invece qui abbiamo il primer nero. Il primer nero si vede chiaramente che insomma si trova sotto alla vernice rossa del rosso segnale RAL 3001, quindi questa tonalità, questa finitura finale non mi piace molto. Sicuramente molto meglio quella sul primer bianco, quindi se vi dovessi consigliare di utilizzare questo colore vi direi di utilizzarlo su una base bianca. Ripeto, come è successo anche per il giallo precedentemente, altrimenti con una base nera potreste dover dare due mani di rosso, ma ve lo sconsiglio perché appunto lo spessore della vernice sarebbe eccessivo. Qui la qualità è un pochino migliore, qua si vede chiaramente sulla sinistra il primer nero, mentre sulla destra il risultato sul primer bianco, e appunto si vede che sono due tonalità differenti. Comunque qui è già più gradevole il risultato. Per quanto riguarda il rosso RAL, quindi quello che abbiamo qui sulla destra, vediamo appunto il risultato sui due cucchiaini. Qui il risultato secondo me sicuramente è molto migliore, anzi la qualità è molto buona. Sulla sinistra vediamo appunto il cucchiaino bianco, il cucchiaino con il primer bianco, sulla destra il cucchiaino con primer nero. La differenza è assolutamente distinguibile, vediamo che la tonalità è differente, però la stesura è molto migliore. Possiamo dire anzi che il Rossoral 3000 potrebbe essere utilizzato per ottenere due tonalità di rosso differente, un po' più acceso se usiamo un primer bianco, un po' più spento se utilizziamo il primer nero di fondo. Comunque sono due tonalità che mi piacciono molto, quindi sinceramente se dovessi consigliare di prendere uno dei due colori, vi direi di andare sul rosso RAL 3000, quindi questo sulla destra. Anche il tester in resina si può vedere appunto la tonalità, questa a sinistra è quella con il primer nero, mentre questa sulla destra
abbiamo il primer bianco. Si possono vedere, cerco di metterli a favore di telecamera, che i colori sono effettivamente leggermente diversi. Questo è il primer black, che appunto è questo che adesso vedete a sinistra, e comunque sono due tonalità molto molto interessanti, molto molto belle. Ok, il turno dei due blu che abbiamo provato. Appunto il blu genziana con cui cominciamo lo troviamo a sinistra. Questo è il risultato ottenuto con il primer black, e questo invece è il risultato ottenuto con il primer bianco. Mettiamoli a confronto, sostanzialmente sono quasi identici. Cerco di farli vedere, cerco anche di muoverli un pochino per farvi vedere la finitura, che comunque è sempre molto lucida. Prendiamo anche il tester in resina. Sostanzialmente la differenza è quasi indistinguibile. Forse nel video si vede anche di meno. C'è una piccola differenza tra il bianco e il nero. Come potete vedere, a sinistra abbiamo il bianco e a destra il nero, ma la differenza è molto minore rispetto agli altri colori e magari al rosso che abbiamo visto precedentemente. Per quanto riguarda invece il blu oriente, che è quello perlato, qui la differenza è più marcata. Infatti, come possiamo vedere, sulla sinistra abbiamo il primer nero, sulla destra il primer bianco. Si vede chiaramente, infatti vedete PRW, è questo a destra, ha una tonalità leggermente più chiara, mentre a sinistra abbiamo il primer black, leggermente più scura. Però sono due tonalità molto belle. La perlinatura probabilmente è un po' troppo grossa per i miei gusti, però comunque sia è sicuramente molto bella, è un colore molto interessante, quindi è un colore che funziona molto bene appunto con entrambi i tipi di primer. Anche qui con il tester possiamo vedere la differenza. La parte destra, che appunto è quella con il primer black, è leggermente più scura. Qui forse non si vede molto, anche perché è molto più lucente, avendo la perlinatura è molto più lucente. Vi voglio far vedere appunto la differenza dei due blu, a sinistra l'opaco e a destra quello perlato, per farvi vedere appunto la differenza e farvi vedere l'effetto diciamo del blu perlato rispetto al blu che non è appunto perlato, è soltanto lucido. Due comunque colori molto molto belli. Ok, abbiamo finito anche questo test, ritorniamo in studio. Ok, dopo le prove tiriamo un pochino le somme. L'impressione generale è molto buona. Queste vernici sono pronte all'uso, una shakerata veloce alla bomboletta e si parte. La finitura è quasi sempre ottima e la copertura è sorprendente, perché basta anche soltanto una sola mano per avere già una copertura, una finitura veramente ottima. Attenzione però, perché non è sempre così per tutti i colori. Infatti colori come il giallo su un primer nero soffrono molto, ma questo probabilmente lo sappiamo, perché anche nei classici colori per modellismo funziona così. Anche il rosso soffre il primer, e anche il blu che abbiamo testato soffre, ma in realtà più che soffrire tende ad avere delle tonalità leggermente più scure o leggermente più chiare a seconda del tipo di primer sottostante. Lo so cosa state pensando, ma per quanto riguarda lo spessore, ovviamente sì, i puristi dell'aerografo potrebbero storcere il naso con queste vernici, perché sicuramente lasciano uno strato molto molto più spesso rispetto alle vernici che stendiamo con l'aerografo. Se state dipingendo una miniatura da collezione con i dettagli infinitesimali, forse non sono la scelta migliore, perché rischiate di affogare tutti i particolari. Ma se parliamo di stampe FDM di grande formato, come caschi, maschere del Metti, sono sicuramente fantastiche. Se invece vogliamo parlare di Gunpla, di robottoni anni 70 e 80, siamo un pochino a metà strada, ovvero se anche qui cercate un lavoro certosino con tante mani di colore per ottenere un effetto molto particolare, allora l'aerografo e i colori specifici da modellismo sono necessari, e anche qui sono sicuramente più da consigliare. Anche se tuttavia questi colori della
Saratoga, questi hobby color potrebbero essere una buona soluzione come fondo uniforme di colore prima delle passate successive che dareste poi ad aerografo. Lo strato più corposo sicuramente aiuta a mascherare leggermente le piccole imperfezioni della stampa 3D, facendovi inoltre risparmiare tempo anche nella post-produzione per appunto levigare le vostre stampe da piccoli particolari appunto venuti non correttamente. Il segreto comunque sta nel dosare lo spruzzo, trovando la giusta distanza e prestando attenzione alla temperatura ambientale. Io sinceramente le promuovo, specialmente sono secondo me valide per chi come me ama colorare i pezzi separatamente per poi assemblarli in un secondo momento. Il risultato sarà pulito, professionale e soprattutto molto rapido. In conclusione, se cercate un modo per abbattere i costi e velocizzare i vostri progetti di modellismo o le vostre stampe 3D, date una chance a questi spray della Saratoga. In descrizione vi lascio il link se volete acquistarli su Amazon, ne trovate di diversi tipi, ma fate un salto anche dal vostro ferramenta di fiducia, dal vostro Leroy Merlin, dal vostro Brico OK, perché io li ho trovati con dei prezzi veramente imbattibili. Prima di chiudere, restate ancora un secondo perché voglio mostrarvi anche un test che ho fatto su un modello piccolissimo che potete vedere, in cui ho usato il nero lucido. Potete vedere, a me veramente piace moltissimo come è venuto, nonostante il modellino sia molto molto piccolo, guardate anche i dettagli della testa, comunque sono rimasti preservati. I riflessi, la profondità di questo nero lucido sono veramente ottimi. Mi è piaciuto proprio tanto e considerate che ho dato soltanto una mano di colore. E voi avete mai provato a usare vernici acriliche non specifiche per il modellismo come queste? Prima di salutarvi però lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere le prossime novità sul mondo dei robottoni e della stampa 3D. Ora è veramente tutto, ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!